Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come, partendo da una fogliolina proprio come questa, ottenere una pianta adulta che poi fiorirà di Natalina, che è una tra le piante più apprezzate all'interno delle nostre case, e lo farò mostrandovi ben due tecniche. La prima è tramite l'utilizzo di cellophane e la seconda è tramite l'utilizzo di una spugna. Queste sono tecniche davvero insolite e particolari, però davvero efficaci e carine. Provate a rifarle perché sono certo che una volta che otterrete i risultati sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi una pianta adulta, dal quale poi poter prelevare delle foglioline per procedere con l'esperimento. Però quando sceglierete le foglioline da prelevare dovrete stare attenti a delle cose che sono tassative e vanno rispettate, sono poche. La prima è che la fogliolina sia completamente integra, quindi che non presenti rotture o tagli, e soprattutto che sia sana, quindi che non sia attaccata da funghi, muffe o batteri. La seconda cosa è che sia una foglia completamente formata, quindi non troppo piccina come questa per esempio, è assolutamente inutilizzabile, oppure che non sia troppo vecchia come questa, che sia già lignificata, perché non andrebbe bene neanche in quel caso. Questa è davvero la fogliolina perfetta. Separare la fogliolina dalla pianta madre è davvero molto semplice, basterà prendere un taglierino, mi raccomando sterilizzato, e fare semplicemente in questo modo, andare alla base, dove si uniscono la pianta e la fogliolina, e tagliare di netto. E la fogliolina è stata prelevata. Quindi continuate a separarne tante quante ve ne serviranno per l'esperimento. Questo è il risultato della cernita, ovvero 4 foglioline dal quale si potrà partire con l'esperimento. Primo metodo. Ottenute le foglioline, procurarsi un contenitore. Se riuscite a trovarlo trasparente sarà perfetto. In vetro o in plastica è completamente indifferente. Dopodiché riempitelo con circa 2 cm di acqua sul fondo. Ed una volta riempito, prendere il cellophane e chiudere il tutto in maniera ermetica. Dovrete fare in modo che il cellophane nella parte superiore sia ben teso. In questa maniera. E questo è il risultato finale. Per essere certi che il tutto sia chiuso in maniera assolutamente ermetica, semplicemente girare. Se vedrete che non si perderà l'acqua da nessuna delle sue parti, allora vorrà dire che il lavoro è stato fatto nel modo corretto. Preparate le foglioline e il contenitore, procurarsi un coltello che abbia una punta e, dato che in questo caso abbiamo 4 foglie per l'esperimento, andare nel cellophane e forarlo facendo 4 piccoli fori di circa 1 centimetro. Ottimizzando gli spazi, quindi semplicemente puoi andare a posizionare il tutto in questa maniera, letteralmente spingendo all'interno in modo che mezzo centimetro della pianta vada all'interno del contenitore, così. Ecco qua. Se tutto andrà come si spera, nella parte delle foglioline che è all'interno del contenitore, nel giro di poche settimane inizierà a crearsi e a svilupparsi un apparato radicale che crescerà e si nutrirà col vapore che si creerà all'interno del contenitore, proprio perché l'acqua, per causa dell'effetto serra che c'è all'interno del contenitore, inizierà a creare del vapore che bagnerà proprio la parte dove si creerà l'apparato radicale. Trascorsi soltanto 7 giorni, andando a riprendere il tutto e tirando fuori una delle foglioline che abbiamo messo all'interno, si può notare che già un piccolo apparato radicale alla base si sta formando. Trascorsi più o meno 40 giorni da quando è iniziato l'esperimento, riprendendo il tutto si potrà notare che finalmente l'apparato radicale si è sviluppato in una maniera assolutamente perfetta. Le radici sono più lunghe di 2 cm e ce ne sono davvero tante per ogni fogliolina, quindi direi che è arrivato davvero il momento di spostare queste in un vaso con del terreno. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come in tutte e 4 le foglioline l'apparato radicale si sia sviluppato perfettamente, quindi si può affermare tranquillamente che questo esperimento ha avuto un successo del 100%. Secondo metodo. Un altro metodo davvero molto efficace è quello di utilizzare una spugna, quindi procuratevene una. Prima di utilizzarla però mi raccomando sterilizzatela e pulitela, questo è davvero molto importante. Dopodiché tagliatela nella parte superiore e lasciatela integra nella parte inferiore, in modo che aprendola ci sia questo gioco. Insomma, poi lasciando i 2 lembi, questa si deve richiudere da sola. Poi procuratevi un contenitore di plastica e fate questo lavoro. Quindi aprite la spugna, prendete le foglioline, andate semplicemente a posizionarle nella spugna in questo modo, dopodiché chiudete. E questo è il risultato. Quindi andate a posizionare la spugna all'interno del contenitore in questa maniera, dopodiché
prendere un po' d'acqua e semplicemente riempire per circa 2 cm sul fondo il contenitore. E questo è il risultato finale. Se tutto andrà come si spera, nel giro di poche settimane le foglioline inizieranno a produrre l'apparato radicale. Nel frattempo controllate però che ci sia sempre acqua sul fondo, in modo che la spugna rimanga sempre bagnata per capillarità. Trascorsi circa 30 giorni si potrà riprendere il tutto per verificare se effettivamente le radici siano nate oppure no. Ed in questo caso in tutte le foglioline sono spuntate delle bellissime radici. Eccole qua. Direi che anche questo metodo è davvero ottimo per cercare di ottenere i risultati sperati. Quindi, quando l'apparato radicale delle foglioline sarà ben sviluppato, non resterà altro che inserire queste all'interno di un vaso contenente del terreno, che sia soffice e drenante, e se come in questo caso il vaso sarà di circa 10 cm, 3 è il numero perfetto di foglie da andare ad inserire all'interno. E quando le interrerete dovrete fare in modo che la foglia sia interrata per circa metà, in questo modo. Quindi semplicemente fare un foro nel terreno ed andarle, senza rompere le radici, a posizionare all'interno. Dopodiché prendere anche le altre. Cercate di ottimizzare lo spazio in modo da inserire le foglioline in maniera omogenea. E questo è il risultato. Quindi una volta inserite, prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Considerate che queste sono delle piante grasse, quindi le dovrete bagnare soltanto quando il terreno poi si asciugherà. Le prime settimane mettetele in un punto dove prendano molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti, invece poi quando saranno abbastanza cresciute le potrete mettere anche esposte ai raggi del sole. Trascorsi 3 mesi da quando abbiamo inserito le foglioline all'interno del terreno, andando a riprendere il vaso si potrà notare che il risultato è davvero eccellente, infatti tutte e 3 hanno attecchito. E lo dimostra il fatto che all'apice ognuna di loro ha creato una giovane fogliolina, quindi non resterà altro che aspettare che queste crescano e fioriscano. E qui vi mostro quali siano gli stadi di sviluppo della pianta, quindi qui appena messa, dopo circa 1 anno e mezzo la pianta diventerà alta più o meno 10 cm, dopo i 3 anni, quando la pianta diventerà adulta e quindi avrà raggiunto la sua maturità, diventerà alta più o meno 30 cm, oltre non andrà, però in compenso tenderà ad allargarsi e inizierà a fare delle fioriture davvero importanti. E questi sono i fiori che produrrà la pianta. Sono davvero molto belli, abbondanti, ma soprattutto dureranno davvero tanto e abbelliranno qualsiasi posto nel quale metterete la pianta. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli un'occhiata. Sono quasi sicuro che qualcosa di carino all'interno di tutti i video che ci sono lo troverete. Altro favore che vi chiedo, se ce la fate condividete i video nei social perché in questo modo mi aiuterete anche a fare crescere il canale. Quindi ringraziandovi in anticipo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.